L'ospite di oggi, uno dei più grandi tifosi romanisti, un attaccante d'altri tempi, carattere sanguigno, uno dei primi a aver giocato in Bundesliga, o forse il primo, chissà, ma ce lo dirà lui. Per sciogliere il ghiaccio, per essere un po' più tranquilla, la prima domanda che ti faccio è un ricordo che c'hai, se c'hai un ricordo, di un ragazzo che parte 21enne da Cesena e arriva a Roma avendo la maglietta da Roma, che comunque ha un peso. Allora, il ricordo è praticamente io nasco romanista in casa di romanisti, penso un po', questa è bella, perché io nasco calcisticamente a Cesena e quindi a Cesena vivevo, indovino un po', con Nippo Nappi e Bonaiuti e quindi capisci che per forza, stando con loro, si parlava solo di Roma e quegli anni lì cos'è stata la finale, ragazzi, l'anno della finale, quindi ho vissuto con loro prima e dopo, quindi il primo euforia totale e il dopo delusione, quindi come posso dire, la depressione, non delusione, depressione dopo quella finale. E quindi mi hanno inculcato subito quello. Però io non sapevo che il domani sarei venuto a Roma. E quando è successo, perché io poi ho avuto anche la questione Juve-Roma e quindi all'ultimo momento mi chiama il mio vecchio presidente e mi dice: Ruggero, t'ho venduto. E io ho detto: vabbè sì, ho saputo che hai fatto la tratta con la Juve. E lui in dialetto cesenate mi ha detto quello che doveva dire su Boniperti e la Juve. Bene. E quindi mi ha detto: no, io t'ho venduto la Roma. Ho detto: della Roma? Io sono già della Roma. Ma come? Perché vivendo con due romanisti, quindi sapevo già l'ambiente romano com'era, insomma. E quindi ho accettato volentieri. E quindi il pratico giustamente mi dice: a 20 anni, 21 anni, da una piccola piazza come Cesena, arrivare a Roma, è un bel salto di qualità. Io vedevo due giornalisti, prima c'era ancora la telecamera a Cesena, quella così, capisci? E invece arrivi qui, televisioni, radio, giornalisti, una marea di gente, io devo dire che mi sono un po' spaventato. E il mitico Dino mi prese sotto braccio e mi disse: Ruggero, ho visto che sei in difficoltà, un po' di paura, però ci sono io, qualunque cosa, a quel punto dico, ho trovato il nuovo babbo qui a Roma ed era fondamentale. Ecco. Guarda Ruggero, adesso passiamo al primo momento, perché questa intervista sarà fatta dei momenti. Il primo Sì. è il momento del ricordo. Quindi adesso vediamo la televisione e ti faccio vedere una cosa. Ah, televisione. Il mio primo gol. Non si può dimenticare. E ti dico anche, ecco, visto che prima parlavamo di Nappi, e il sogno di Nappi, quello che mi è sempre raccontato, era giocare nella Roma e fare un gol sotto la Sud, no? L'esultanza del tifoso che giocava nella Roma e faceva gol sotto la Sud, esultare sotto la Sud. E io in quell'azione lì, quando ho fatto gol, il flash è stato, lui l'ha sognato, io mi ci trovo. Ed è la cosa fantastica. Vabbè. Riusciresti, per le caratteristiche che c'avevi te, riusciresti a giocare adesso? E chi è secondo te l'attaccante che ti si avvicina di più? Cioè, che lo vedi e dici, vedi, potevano essere le caratteristiche mie. Allora, adesso sì, perché? Perché adesso è vero che si cerca da un giocatore tanta quantità più che qualità, perché purtroppo in questo momento a un giocatore si chiede corsa, sacrificio e io, grazie a Dio, sono stato definito l'attaccante moderno. Parliamo già di tanti anni fa, Certo. perché? Perché ce l'avevo dentro di me. Ti dico un aneddoto. A Torino con Edo Sonetti a un certo punto lui mi disse che devo fare attaccante perché devo fare gol. Ne ho fatti tanti a Torino, ho fatto 19 gol quell'anno, tutti su azione. E io ti dico, a fine partita, anche se facevo 2 gol, non mi divertivo. E un giorno gli ho detto: mister, se non ce la faccio a stare lì davanti perché anche se faccio 2 gol non mi diverto. E io dico: ma te sei fuori, come non ti diverti? Uno che fa 2 gol non si diverte. Perché dentro di me non avevo sacrificio, non avevo la corsa per il compagno, l'aiuto. Qualcuno mi ha preso per matto, però io, anche se facevo 2 gol,
La mia gioia era vedere quando recuperavo un pallone a un mio amico che l'aveva perso e vedevi il sorriso negli occhi, nella gioia che vuol dire grazie, oh, mi hai salvato, oppure che hai recuperato un pallone. E secondo me mi dava più soddisfazione quello che il gol. È strano per un attaccante, però l'ho fatto così. Quindi in questo momento secondo me era il mio gioco ideale, però con qualità, perché poi alla fine non devi solo correre. C'è la palla di mezzo, ho sempre detto ragazzi, voi potete correre, se no fate atletica, ci vuole la palla, quindi la palla va stoppata, va data bene al momento giusto, ai tempi giusti, però in questo momento si preferisce più la quantità che la qualità. E se noi vediamo Ibrahimovic oggi come oggi a 40 anni che fa ancora la differenza, o il nostro Francesco a 40 anni faceva la differenza, ti ho detto tutto, insomma, vuol dire che se c'è la qualità giochi. Certo. Un altro momento. Ancora? No, però questo è più tranquillo, il momento della torre. Oddio. Questo non ti riguarda sentimentalmente, è solo da esperto di calcio quale sei. Perfetto. Maradona e Messi. Beh, Messi, io ci ho giocato con Diego è anche un amico, quindi assolutamente Messi. Butti giù Messi. Sì, assolutamente sì. Vabbè, questo. No, beh, Diego, insomma, Messi è un grandissimo giocatore, ma Diego è sopra di tutti. Concordo. Questo è un po' più difficile, questo è un po' più sentimentale. Cioè, centri. Sì, c'entro io. Carletto Mazzone e il trap. Anche qui. Quello di destra. No, devi dire. Mazzone. Ok. Assolutamente Mazzone, sì, anche perché mi ha fatto lasciare Roma, ma non perché è bravo o cattivo come allenatore, perché mi ha fatto lasciare Roma, insomma, quindi è una cosa che è una ferita che è indelebile. E il trap invece? Ma il trap perché mi ha portato al Bayern, mi ha fatto vincere, insomma, una nazione che devo dire che ne valsa la pena, perché il Bayern Monaco è una grandissima squadra, è una città meravigliosa. E poi mi ha fatto vincere, perché poi sai, è bello tutto, divertirsi e tutto, però vincere è molto importante. Primo italiano ad andare a giocare in Bundesliga? Sì, primo italiano, infatti la mia paura era proprio quella, invece lui mi ha convinto. E poi l'ultimo. Sì. Eppure questo, io non lo so, io non saprei da tifoso chi te ne chi butta giù, tu però c'hai dei sentimenti dietro, quindi non so se è facile però. Oh porca miseria, no. Giannini e Rudi Veller. Allora, uno è stato il mio capitano, l'altro è il mio compagno di reparto, e quindi ti dico francamente, tra i due mi butto giù io. Te l'ho detto schietta. Non ce la fai? Non ce l'ha, no, assolutamente. Preferisco buttarmi giù io, ma non lo farei mai, assolutamente. Giannini, grande capitano. Sì, è stata una persona, anche se molte volte quando andava in giro era il ragazzo che dice se la tira, fa il figo, invece non è vero, è tutto il contrario, Beppe era timido, quindi molte volte ecco quell'atteggiamento, perché era timido e non riusciva a comunicare con gli altri, quindi si nascondeva e sembrava se la tirasse, e invece assolutamente no, è il contrario di quello che tutti gli altri pensavano. E invece Rudi? Rudy è il campione che quando mi sono avvicinato, insomma, io ecco, diciamo prima dei sacrifici, io ho fatto tantissimi sacrifici per lui, però lo facevo volentieri perché quando hai un campione che a un certo punto, quando ti vede stanco, un giorno mi disse Ruggero adesso corro io per te, come dire metti davanti perché ho visto che sei la frutta, quindi metti davanti, non è che l'ha detto, l'ha fatto. Altro momento, ne mancano pochi, Sì. Però, un altro momento. Questo forse, però. Ho butto giù questo? No. Questo non è facile, Addirittura. secondo me, però non lo so. Vediamo. Il momento della scatola. Un altro ricordo bello, brutto? Bello, già bello. Non lo so, sono 3. Ah, 3 addirittura? Dipende da quello che scegli. Ah, devo scegliere? Certo, Bello. tu ne devi scegliere uno tra sti 3. Allora, mi ha sempre detto uno è poco, 2 e così facciamo 3, dispari, dai, vai. Vai. 3. Apro io? Apri. Che è? Fa un po', sì. Fammi vedere altri 2, dai. Che è la coppa? Purtroppo No. sì. Ti ho detto, si ricordi, ne voglio vedere. Lo so, però ormai. Che devo dire? Come credo tutti noi tifosi è stata la delusione più grande, perché quell'anno francamente è venuto a mancare un'altra grande persona e volevamo tutti dare questa coppa a questa persona che è venuta a mancare, Donna Flora che era lì presente, e quindi volevamo veramente regalargli questo trofeo perché quella squadra era sua, l'aveva creata lui e quindi volevamo a tutti i costi. Siamo arrivati fino alla fine facendo
un grande torneo. Il ritorno è stato una partita fantastica, 90 minuti di sacrificio, di impegno col pubblico che ci spingeva, perché noi eravamo più forti con la squadra dell'Inter, perché l'abbiamo dimostrato, loro hanno fatto 90 minuti di difesa, la mia sfortuna e sfiga è stata dopo pochi minuti prendere il palo, però non volevamo lasciare quella coppa. Abbiamo provato alla fine, ho fatto gol verso l'85esimo e quindi col pubblico a trascinarci, Trapattone era impazzito, ha messo addirittura tutti gli attaccanti a fare i difensori, perché loro avevano Clisma, Serena, quindi tutta gente di 1,90 a fare i difensori perché loro sapevano che noi avevamo la rabbia dentro. Quella coppa l'abbiamo vinta sul campo noi, anche se non ce l'hanno dato fisicamente, però la coppa è stata nostra, quindi l'abbiamo dedicata a prescindere sempre al presidente che è venuto a mancare. Ecco. Uno dei più grandi esempi quando parlano di romanismo, che vuol dire essere romanista, sì. Uno dei più grandi esempi secondo me è al fischio finale di quella partita, il pubblico che si comporta non come se l'ha vinta perché non c'è, però è in grande appoggio alla squadra, come a dire, avevamo capito che... No, quello che ti ho appena detto. Siamo arrivati là. Sì, ti ho appena detto come se quella coppa l'avessimo vinto, perché il pubblico ha capito, ci ha applaudito e quindi come se fosse stato un trionfo, no? Un bel gruppo. Sì. Vabbè, io ti ringrazio Ruggero perché Grazie a te, Simone. abbiamo finito, però prima di finire, C'è tu ancora pensi che una cosa. abbiamo finito? No, intanto immaginavo. Ti faccio vedere l'ultima cosa. Lo sai che poi le foto, i ricordi, io impazzisco. Vabbè. Ruggero, il mio primo derby allo stadio è stato il tuo derby, quello nel quale segnasti ancora non lo so come lì di testa, lo sai solo tu. E caso volle che fossi nei distinti, cioè nella posizione perfetta per vedere la parabola di quella palla che si è infilata proprio dove stavo io, di fatto. E quello che ricordo dopo è niente, perché stavo 20 file più in basso, sommerso da 20.000 persone, non so quante fossero. E allora eri il mio idolo, e ogni volta che adesso ci abbracciamo per un gol della Roma mi sembra impossibile. Rizzo, ti devo dire una cosa importante. Stai calmo. Io ci tengo alla tua salute. Per noi tu sei importantissimo. Delle volte ti agiti troppo. Lo so che la Roma ci fa soffrire, ma tu sei importante. Stai calmo, stai tranquillo. Chi è per me Ruggero Rizzitelli? Dunque, dobbiamo entrare in puntata. C'è l'anteprima di Roma-Juventus, abbiamo la riunione di redazione, stiamo facendo tardissimo, c'è il nostro caporedattore che continua a chiamarci in giro per la struttura perché dobbiamo assolutamente parlare della puntata. Ecco, Ruggero Rizzitelli è nel piazzale del centro sportivo perché deve aspettare il pullman che passi. Sul pullman c'è Edin Dzeko e lui deve urlare a Edin Dzeko di segnare quella sera. E se non è tifoso Ruggero Rizzitelli, non so davvero chi lo è. Sai Ruggero, l'altro giorno in radio stavamo parlando di leader e di trascinatori. Quando siamo arrivati a parlare di te, io mi sono trovato un po' in difficoltà perché mi sono detto ma Ruggero Rizzitelli era un leader o era un trascinatore? Secondo me, dopo che ti ho conosciuto però ho capito, tu sei sia un leader che un trascinatore. Ciao Ruggero. Io ti voglio un mare di bene perché sei una persona vera. Vera nei sentimenti, vera nella vita che hai fatto, sia da calciatore, e sei un uomo dritto, verticale, hai una famiglia stupenda, hai dei figli eccezionali, hai dei principi eccezionali, quei principi che hanno riconosciuto i tuoi tifosi, i tifosi della Roma che ti vogliono tanto bene come te ne voglio io. Un abbraccio, fratello mio, e forza Roma sempre, E mi raccomando, niente lacrime, solo lacrime di gioia, va bene? Tornano tutti bene Ruggero? C'è poco da No, fare, bello, non è che- bello. No, belle cose, dai. No, quando c'hai degli amici, anche ci lavori, che pensano queste cose di te, credo che, insomma, non ci sono parole. Grazie. Grazie a te Ruggero. Grazie. E forza Roma. Sempre questo sempre.